Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, cosa ti sta chiedendo in questo momento l'elemento aria? Iniziamo questa fase di video partendo dagli elementi, no? Al di là che tu sia un segno d'aria, abbia l'ascendente in aria o la luna in un segno d'aria o altri pianeti nei segni d'aria, i quattro elementi sono costitutivi dell'essere umano, i cinque elementi poi abbiamo l'etere, lo sappiamo bene, lo sanno bene le mie ragazze delle masterclass dove abbiamo proprio integrato i cinque elementi alla fine con il mandala visionario, no? E gli elementi non sono categorie astrologiche così come le intendiamo quando diciamo segno d'aria, segno di fuoco, non sono etichette, sono spiriti antichi e nello yoga sciamanico, nella psicologia immaginale, gli elementi sono proprio queste forze vive che attraversano la coscienza umana. A volte, in questo caso, partiamo dall'aria e arriva l'aria per liberarti da ciò che è diventato troppo pesante, no? Oppure arriva il fuoco perché hai dimenticato il desiderio, o arriva l'acqua perché la tua anima ha bisogno di sentire, poi arriva la terra per insegnarti a incarnarti davvero. Ed è per questo che al di là a quale segno appartieni, noi apparteniamo a tutti gli elementi, perché gli archetipi non parlano solo alla personalità, parlano proprio all'anima, no? E quindi l'aria, quando arriva l'aria? Quando l'anima è diventata troppo pesante. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza, no? Vi ricordate? Ve lo dicevo sempre. Quando è che arriva l'aria, la necessità dell'aria? Quando hai trasformato i pensieri in gabbia, quando controlli tutto, quando vuoi capire ogni cosa invece di danzarla, no? Che cosa ti chiede l'aria? L'aria ti chiede di incarnare la leggerezza sacra, ti chiede di smettere di identificarti con la tua storia, con la tua identità, di infrangere i confini dell'io, il tuo ruolo, con ciò che pensi o credi di essere. E che fa l'aria? L'aria rompe tutte le stanze chiuse, apre proprio quelle finestre interiori che ti permette in quel momento ti permette di fare degli incontri, di incontrare idee, parole, segni, sincronicità, ma soprattutto cosa ti insegna l'aria fondamentalmente? Il movimento. Perché la mente rigida è paura, la mente viva è vento, vento. E quando l'aria entra nella tua vita, non è che devi trovare una risposta, devi tornare solo a respirare. Devi lasciare che qualcosa di nuovo ti attraversi e ti incarni. E quindi oggi andiamo a vedere quale narrazione gli spiriti ci faranno in merito a cosa ti sta chiedendo di incarnare l'aria adesso. Ok? Allora, partiamo. Chiedo agli spiriti e al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia leggerezza, gioia, movimento e libertà. Cosa ti chiede di incarnare l'aria adesso? Andiamo a vedere qual è la gabbia mentale da lasciare in questo momento, la gabbia mentale da lasciare. La papessa, la papessa. Lo sai che questa carta non parla di ignoranza, no? Parla dell'opposto. Parla di una conoscenza profonda dentro di te che forse è diventata immobilità. A volte quando studiamo tanto, ci affidiamo tanto, no, al sentire a un certo punto è come se ci venisse quella sensazione di dover conoscere sempre di più, sempre di più, sempre di più, magari studiare, 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 perdendo la vita, no? E la papessa qui mi fa sentire come se le persone in questo momento con questa carta in questa posizione che incarnano la papessa sono persone che trattengono troppo, e aspettano il segno perfetto, vivono proprio questo mondo interiore senza attraversare davvero la vita, no? Rimanendo lì, fermi. E quindi questa è una mente iniziatica, ma è come se fosse chiusa nel tempio, come se l'aria stesse dicendo in questo momento: smetti di custodire la tua verità come un segreto, muoviti, vivila, respirala, cioè vatti a prendere un gelato,
Vai, fai l'opposto di quello che stai facendo in questo momento, perché la conoscenza è già tanta interiore. Perché la papessa in ombra potrebbe diventare, sai, quel silenzio che ti isola, quella spiritualità che ti separa dalla vita, eh, il pretesto che la spiritualità significhi elevarsi, elevarsi e trascendere la materia, invece la materia è spirito. Cioè, nella misura in cui, allora, una persona prospera incarna totalmente la materia. Questo è il senso. La spiritualità deve servire a incarnare totalmente la materia. Altrimenti il primo chakra si blocca, secondo pure, soprattutto il primo, e quindi c'è qua una paura di esporsi, un'attesa eterna. E quindi l'aria non sopporta le porte chiuse. L'aria vuole movimento, vuole scambio, vuole esperienza, vuole il vento. Quindi probabilmente hai passato troppo tempo dentro te stessa o te stesso, troppo tempo a osservare i segni, no? Troppo tempo a cercare di capire tutto, senza vivere. Però l'aria quando arriva è come se l'anima volesse uscire da, non lo so, mi viene in mente, questa biblioteca interiore e tornare nel mondo, no? Mm, sai che negli altri tarocchi la papessa c'è il velo, no? Ecco, l'aria solleva il velo. Ecco, questa è la metafora che mi viene. Quindi, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, può accadere qualcosa proprio che rivela, che smaschera, che fa emergere, porta una verità, rompe un silenzio. Proprio l'aria è il vento, sai, il vento improvviso che apre una porta chiusa da anni. Ecco, questo è. Ok, adesso vediamo qual è il vento nuovo che sta arrivando. Il vento nuovo che sta arrivando. Qual è il vento nuovo che sta arrivando? Paggio di spade, molto vento qua col paggio di spade. Il paggio di spade è colui che vuole giocare, cioè giocare nel senso vuole parlare, è curioso, non si ferma, indaga, vive, ok? Perché mi parla di messaggi improvvisi, il paggio di spade, ciò che era sospeso, no? Si apre. È proprio il vento che entra nella stanza della papessa. Vedo delle conversazioni decisive anche nelle prossime ore, prossimi giorni. Vedo delle verità che si muovono, no? Come ti ho detto prima. Un risveglio mentale, però soprattutto il paggio di spade non sa ancora tutto, ecco perché si informa, studia, è proprio per questo che si muove. E questa è la guarigione della papessa in ombra. Dove prima c'era aspetto di essere sicura o sicuro, adesso arriva invece inizio a esplorare. Il paggio di spade è proprio questo vento giovane, il vento inquieto che rompe la stagnazione. Quindi qui sento che qualcosa sta tornando vivo nella tua mente con questa curiosità esperienziale proprio. Una parte di te ricomincia a osservare proprio quello che può accadere con curiosità. E qua vedo che proprio in base a questo risveglio che il vento arriva, io vedo che arriveranno messaggi, conversazioni, intuizioni improvvise, no? Che squarciano il velo dell'immobilità, ma soprattutto un movimento mentale nuovo, come se stessi uscendo da un silenzio interiore molto lungo qua, anche perché questo è il dramma delle persone spirituali che stanno là e si immobilizzano, no? Grazie a Dio il paggio di spade ti, ti sollecita, no? Fammi curiosare, fammi vedere. Sì, queste prime carte mi stanno raccontando dalla conoscenza trattenuta alla conoscenza vissuta. La papessa custodisce il sapere, il paggio di spade lo mette in viaggio proprio, no? Come se uscissi da un silenzio interiore troppo lungo. Movimento mentale nuovo. Sì, sono proprio dopo tanta introspezione la papessa, dopo l'adultità della papessa, arriva la giovinezza del paggio di spade, quest'aria. Vediamo adesso qual è il messaggio invisibile del daimon, dello spirito guida dell'universo per te. Il messaggio invisibile. Ecco che cos'è quel 5 di denari.
Allora, abbiamo parlato di isolamento qua, no? La papessa, isolamento profondo. E il 5 denari mi parla, esci dalla stagnazione, sentiti amata, amato, non sentirti sola, non sentirti solo, perché una grande conoscenza comporta anche un viaggio interiore in solitudine. Il 5 denari mi parla come messaggio invisibile dell'universo, non sentirti sola o solo e fai di quella dolce solitudine o dolce tristezza la tua più potente alleata, cioè portatela a braccetto. Sapete quanto è potente questo tipo di visualizzazione, no? Allora, in questo esatto momento l'aria ti sta dicendo non scappare subito dalla sensazione di esclusione, va bene? Io non so se tu stai facendo il percorso sciamanico con me, però ascolta la sensazione, non reprimerla, perché il messaggio invisibile dell'universo è questo: la tua dolce tristezza non è un errore da correggere, è un'alleata da integrare, è una soglia. Perché questo 5 denari che mi parla di esclusione, di nostalgia, di sentirsi fuori posto, di non sentirsi visti, di mancanza, di vuoto. Però nel linguaggio immaginale questi sono degli dei, no? Degli dei ctoni. E sai che cosa sto sentendo fortissimo collegandolo all'aria? Che la mente qua ha passato troppo tempo a voler risolvere il dolore, analizzandolo, giustificandolo, anestetizzandoti. Invece l'anima vuole dialogare col dolore, eccola, vuole dialogare col dolore l'anima. Cioè, qua la chiave non è come faccio a smettere di sentirmi così, no, no, ma cosa vuole raccontarmi questa malinconia? Va bene? E l'aria aiuta proprio a questo. L'aria dà respiro all'emozione invece di chiuderla. Quindi qua sento che l'universo non ti sta chiedendo di diventare immediatamente felice, ma di autopotenziarti con la dolce malinconia o quel senso di esclusione affinché tu possa essere gioia pura. Cioè, ti sta chiedendo proprio di fare amicizia con una parte fragile di te, perché quella fragilità è il tuo più potente alleato. Di fare amicizia con quel senso di esclusione, con quella dolce tristezza, con quella sensazione di essere stato lasciato fuori da qualcosa, no? Nello yoga sciamanico queste emozioni sono i più potenti alleati. Sono spiriti iniziatici che l'umanità ha recluso nell'ombra. Ecco perché ehm, una vera persona spirituale si allea con queste emozioni, perché diventa di uno spessore straordinario e non ha niente a che fare con la gente comune. Quindi, cioè, immagina proprio questa dolce tristezza accanto a te, non combatterla, chiedili proprio: maestro o maestra, cosa sei venuta a insegnarmi? Non ti aspettare poi una risposta verbale, aspettati immagini, visioni, oppure fai il rituale erotico della Kundalini. Dovete unire esperienza madre e esperienza figlio, cioè esperienza visionaria e esperienza corporea. Quella corporea è col respiro anche, non solo con le posizioni, e la visionaria tu ti prefiguri questa dea in un modo, va bene? E qua è bellissimo perché dalla papessa alla chiusura interiore il vento inizia a muoversi, emerge il dolore antico che aveva bisogno d'aria, di alleggerimento. Quando tu ci parli con queste emozioni, ti alleggerisci. Cioè, è veramente profonda questa esperienza. L'aria ti sta chiedendo proprio questo, di alleggerire il peso del dolore, conversandoci. Ok, vediamo qual è la sincronicità da cogliere. Se tu non sei una regina di coppe, anche se sei uomo, la regina di coppe è la sciamana delle emozioni, cioè proprio si parlano tra loro le carte. Perché la regina di coppe non fugge le acque interiori, no? E quindi la cosa stupenda è che qui mi appare la regina di coppe come la sincronicità da cogliere. Quindi l'universo ti parlerà prossime ore, prossimi giorni, attraverso un incontro emotivamente significativo.
Qua io vedo una donna molto sensibile o terapeutica, quindi può essere una donna oppure un sogno, o un simbolo acquatico, di qualsiasi natura, ma anche sui social, dal delfino, dalla balena, anche le conchiglie stesse, i pesci. E come sincronicità da cogliere, posso vedere anche che ci sarà una conversazione molto profonda, che ti darà un momento di vulnerabilità. Mm. La regina di coppe non urla, sussurra. E l'aria è come se l'aria qui deve imparare una cosa importantissima, cioè non tutto arriva attraverso la mente, perché molte verità arrivano attraverso e soltanto il sentire. E questa carta mi fa sentire una guarigione molto forte, perché tu smetti di analizzare il dolore con la mente e inizi finalmente ad ascoltarlo. Cioè qua la sincronicità non è solo esterna, potrebbe anche essere una sensazione, un sogno, una percezione improvvisa, oppure c'è questa donna, una persona che ti fa sentire vista, visto emotivamente. Essendo la regina di coppe la sciamana delle emozioni, e quindi arriverà questa rivelazione. E arriva proprio quando l'anima è pronta a smettere di avere paura della propria sensibilità. Questa regina di coppe è proprio la risposta al 5 di denari, come se dicesse: non sei sola o solo nel tuo dolore. Ed è proprio quella fragilità che ti sta rendendo più intuitiva, più aperta, più vera, più vero. Guarda, in chiave immaginale sciamanica, questa regina di coppe è anche la tua parte femminile, no? E il tuo daimon, il tuo amante mistico, l'anima, la dea interiore, la parte più poetica e compassionevole di te. Quindi la sincronicità da cogliere qua è questa: smetti di giudicare la tua sensibilità come debolezza, quello che stiamo cercando di fare da anni ormai. Va bene? Perché è proprio lì che l'anima ti sta parlando, ok? Adesso andiamo a vedere cosa accade se ti apri al cambiamento. Cosa accade se ti apri al cambiamento? Tutto. Cambia tutto con i due di bastoni. Se ti apri al cambiamento qua, dopo queste carte arriva il fuoco. I due di bastoni è l'apertura di cammino. Qua vedo proprio orizzonti nuovi. Sai quando si riattiva quel fuoco? Vedo questi orizzonti nuovi, vedo una scelta evolutiva, un'uscita, ecco, dal vecchio territorio interiore. Ma soprattutto questa carta mi dice che non sarai più prigioniera o prigioniero della tua stanza mentale. Guardi oltre. E qua l'aria ti sta dicendo una cosa importante: se ti apri davvero al cambiamento, smetti di sopravvivere psicologicamente e inizi finalmente a immaginare una vita diversa. In me mago agere, perché il 2 di bastoni è proprio questo desiderio, questa visione. È il momento in cui l'anima dice: ah, caspita, forse posso davvero andare da un'altra parte. E che questa carta arrivi dopo la regina di coppe, sai perché? Perché solo quando accogli il tuo mondo emotivo tu vedi il futuro, torni a vedere il futuro, le possibilità, no? Prima c'era gelo interiore e adesso torna l'orizzonte. Quindi qua vedo un'espansione, come se qualcosa dentro di te ricominciasse a guardare avanti. I 2 di bastoni mi racconta di queste nuove possibilità che si aprono, dei nuovi territori interiori ed esteriori. È possibile che programmi uno spostamento, un viaggio o un progetto, oppure semplicemente una nuova visione di te. Però la cosa importante è questa: non sei più fermo o fermo nella vecchia identità, tutta così, capito? Non sei più chiusa nella fortezza mentale della papessa qui, ma sei pronta a rimetterti in cammino sotto il cielo del destino. Bellissimo. E adesso vediamo qual è il consiglio dello spirito dell'aria. Allora,
Se in queste prossime ore, prossimi giorni sentite vento, mi stava venendo il singhiozzo, appunto. Se sentite vento, il vento sta parlando questo, ok? Qual è il consiglio dello spirito dell'aria? L'imperatorone. Ed è molto interessante qua l'imperatore. Mi sarei aspettata, che ne so, la carta del mago, Hermes, giudizio. No, l'imperatore. È un po' paradossale per l'aria questa carta, perché dopo tutto il viaggio, l'apertura della mente, attraverso il dolore, risveglio emotivo, espansione della visione, arriva lui, boom, l'imperatore. Allora, l'imperatore parla di rigidità, no? Ma il consiglio allo spirito dell'aria qua non è la rigidità, non ti dice diventa rigido, ti sta dicendo una cosa molto più sottile. Non lo so, mi viene la frase dai forma al vento, dai forma al vento. Perché l'imperatore è proprio questa struttura, questa direzione, l'identità incarnata, cioè il principio che rende reale ciò che prima era solo intuizione e possibilità, no? Quindi in chiave immaginale e sciamanica è come se dicesse: allora, l'aria per non disperdersi ha bisogno di un corpo simbolico. Cioè, cosa può significare quindi questo consiglio dello spirito dell'aria? Smetti di essere solo apertura e intuizione, cioè scegli una direzione mentale chiara. Ecco, questo è. Trasforma quella sensibilità in decisione. Cioè, ecco questo volevo dire. Rendi concreta la tua visione. Agisci rendendo concreta la tua visione. Cioè, dopo tutto questo vento serve un asse, no? Quindi lo spirito dell'aria ti sta dicendo che non basta più sentire, intuire, percepire, è arrivato il momento di scegliere una direzione e di darle forma. Va bene? Cioè l'imperatore non blocca il vento, lo orienta, va bene? Cioè lo rende struttura, lo rende progetto, rende le idee realtà. E qui c'è una cosa bellissima sciamanicamente, perché l'aria senza l'imperatore è dispersione effettivamente. E l'imperatore senza l'aria è rigidità. Quindi ringrazio gli spiriti con l'imperatore che non lo stavo capendo l'imperatore qua. Poi ho detto, caspita, è vero. Perché l'aria senza imperatore è dispersione, l'imperatore senza aria è rigidità. E insieme diventano una visione che diventa mondo, no? Quindi non sei qui per restare nell'aria, sei qui per imparare a diventare quel vento che costruisce, mi verrebbe da dire. Bellissimo. E vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano, sempre in merito allo spirito dell'aria. Allora, lo spirito dell'aria, cosa ti vuole dire attraverso l'oracolo dello sciamano? La ruota della medicina fa che le tue visioni diventino direzione. E soprattutto la ruota della medicina è una carta potentissima perché mi dice che grazie al dialogo con le emozioni tu guarisci, la sciamana delle emozioni, la regina di coppe, tu guarisci, grazie al dialogo con una certa sensazione di mancanza, tu guarisci e solo in quel momento tu dai forma a quel vento, realizzando il progetto, realizzando quello che intuitivamente ti arriva. Bellissima quella ruota di medicina. E vediamo adesso con gli Angelion cosa ha da dirti lo spirito dell'aria a mezzo di questi oracoli. Eccola. È volata per rimanere in tema. E senza... È chiaro che mi esce sta carta. E senza enigma non cercare con la mente il mistero risolve.
Abbiamo appena finito di dire che stavamo cercando di controllare tutto, e gli eventi, le circostanze, ti ribadisce lo spirito dell'aria. Lasciati sorprendere. Non cercare più con la mente, non analizzare con la mente le emozioni e perché, per come, per sentire di meno, ma sentila tutta. Noi quando abbiamo un problema nello yoga sciamanico lo aumentiamo il problema, perché il problema è uno spirito. Problema nella visione terapeutica tradizionale, per lo sciamanesimo è uno spirito che non è pacificato, lo aumentiamo, gli diamo ascolto, più respiriamo di più, gli diamo amore. E quindi ti stanno dicendo abbi fede nel processo perché c'è una guarigione in atto e nel mistero si risolve. Non mi analizzare i fatti, viviti solo l'emozione. Ok? E vediamo con queste. Cioè, il mistero risolve miracoli nell'oscurità, miracoli in ciò che non sai. Stanno succedendo dei miracoli che tu non vedi, ma lo vedrai perché stai guarendo. Nei momenti più oscuri della nostra vita è facile sentirsi persi e soli. Quando invece ti infuochi nella fede, ricevi benedizioni ancora più grandi dei tuoi sogni più inimmaginabili. Ragazze mie ragazzi, allora, che cos'altro ti devo dire? Cioè, stanno per accadere dei miracoli e li stanno preparando nel mondo ctonio, sotterraneo. Cos'è l'oscurità? È il 5 di denari, è l'emozione ctonia, sotterranea, oscura. Che non è oscura significa negativo, significa che tu non la vedi. Allora, tante persone che hanno problemi con la propria anima nera, no? Che è il contenitore di dove sono contenuti tutti i tuoi più grandi talenti, arti, abilità psichiche, è nell'anima nera. Le persone che hanno grossi problemi con l'anima nera, che è col proprio inconscio, no? Si proiettano all'esterno le situazioni più terribili, assassini, ehm, persone, guerre, non lo so, si proiettano di tutto. Quando vedi una persona che ha tanti problemi o manifesta all'esterno delle situazioni molto difficili con persone anche violente, con persone, no? Allora significa che non si ha un buon rapporto con la propria anima nera. E l'anima nera significa sentire la dolce tristezza, la dolce malinconia, è quella che ti dà il potere. Viverti il viaggio ctonio sotterraneo. E questo permette miracoli. Quindi lo spirito dell'aria, l'aria ti sta chiedendo nelle prossime ore di smettere di restare dentro la tua mente come una stanza chiusa. Parla, muoviti, di una verità che stai trattenendo, fai un primo passo anche se non hai tutte le risposte. Lascia andare il bisogno di capire tutto prima di vivere, perché la vita non si svela quando la controlli, ma quando la attraversi. L'aria ti sta chiedendo di non fuggire più da quella dolce tristezza che ogni tanto arriva, che è un segnale di contatto con il mondo invisibile. E ti chiede di diventare più onesta o più onesto con te, cioè anche quando tu senti qualcosa, no? Allora non vuoi sentire, sii onesta con quella sensazione. Anche se non è tutto chiaro, parlaci e poi scegli. Perché il vento, quando non ha direzione, diventa confusione, ma quando incontra una direzione, si concretizza, no? L'aria non ti sta chiedendo di diventare qualcun altro, ti sta chiedendo di tornare vivo, va bene? Di respirare di nuovo dentro la vita e di ricordarti che sei fatta o fatto per attraversare il mondo, non per restare ferma a guardarlo. Anche esternamente, confrontarsi con l'esterno, questo è il dramma di tutte le persone, la parte spirituale, no?
studio, l'isolamento, tante volte ve l'ho detto. Quindi, ragazze mie, ragazzi, sta avvenendo un miracolo dentro all'oscurità, che non è l'oscurità negativa, ripeto, è l'anima nera. Cioè, se noi vogliamo essere potenti, solo là dobbiamo andare, perché rappresenta tutto il rimosso dell'umanità. Vi ricordate il video Magia Pratica 9, il Dio tanto temuto? Ti consiglio di vederlo oggi o nelle prossime ore, insomma, appena hai 10 minuti, perché ti farà fare un cliccone. Ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo altro e al prossimo video avremo un altro elemento. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!